appena svegli, primo giorno a Montevideo dopo il jet lag. Questa è la nostra colazione. Guardate che roba! C'è il mondo! Mangiamo! Non è niente di eccezionale, però per noi è tantissimo. 1,20 € ognuno, il nostro dolce di benvenuto. È tornato yogurissimo, il miele, caffè in polvere, la spremuta di pompelmo, le immancabili noci e tutta la frutta con l'immancabile avocado. Ragazzi, avete visto che è tornato il miele? Siamo in Uruguay, non in Cile. Ora mangiamo al volo, poi diretti dalla Tenerona. Colazione a parte, iniziamo questo video con l'unboxing più importante, ovvero della sacca più grande, quella da 110 litri. A casa volevo farvi un video pippone sulla preparazione dei bagagli, ma poi ci ho rinunciato perché la preparazione è stata veramente estenuante. Capire come suddividere le cose tra la sacca grande e la sacca piccola per metterle in maniera tale che gli operatori dell'aeroporto non rovinavano le cose all'interno è stato abbastanza complicato, ma ora facciamo i dovuti scongiuri e vediamo se le cose all'interno sono arrivate integre o meno. Vamos con l'unboxing. Allora, la prima cosa che vedete è il nuovo cupolino. Vediamo tutti insieme se è arrivato bello integro. Da quel che vedo non ci sono ammaccature, non ci sono graffi, ma la mia paura è che sarebbe arrivato spaccato da qualche parte, soprattutto in questa zona. Invece sembra ancora come nuovo. Top! Non fate caso al casino all'interno, ma ho messo delle cose un po' alla rinfusa perché servivano per proteggere appunto il bagaglio stesso. Ma poi dobbiamo testarle queste cose, quindi bisogna metterle sotto stress. Altra sacca, tutti i guanti estivi, mezza stagione invernale, e anche qua video pippone dedicato a breve. Ma la cosa che più mi preme condividere, guardate questo imballo che ora vi mostro nel dettaglio. Però prima andiamo a vedere l'ultima cosa, lo zaino che utilizzeremo. L'ho messo all'interno perché non potevamo avere 3 bagagli a mano, quindi volevamo risparmiare un po'. Ho fatto una sorta di matriosca. All'interno c'è un'altra tanica per la benzina, ma soprattutto una serie infinita di attacchi per le action cam, perché voglio trasformare la Tenerona in una sorta di navicella spaziale con tantissimi punti di ancoraggio per le action cam. E qua super video pippone nerd dettagliato. E all'interno troviamo tantissime cinghiette che mi servono per i bagagli. Ultima cosa, l'altro casco. Questo dovrebbe essere il casco di Sara. Bisogna capire se le visiere, le plastiche sono arrivate integre. La visiera tutto ok, perfetta, le plastiche ok, anche quella posteriore e anche l'auricolare. Nel dettaglio il casco l'avevo circondato con tutte le protezioni dei completi. Nella parte esterna c'era il paraschiena, ma il casco era completamente rivestito dalle protezioni. Poi ci sono le 2 giacche, l'altro paio di pantaloni, fasce lombari, nulla che avrebbe avuto dei problemi in caso di forte impatto. Qua in fondo avevo messo anche il nuovo telo coprimoto, me l'avete chiesto in un commento. Io utilizzo questo semplicissimo, molto economico, basico, però quello che a me interessa è che occupi poco spazio e che sia leggero. Questo qua della Civi nella dimensione XL. Se cercate qualcosa di più protettivo perché lasciate la moto all'esterno, esistono teli coprimoto molto più protettivi e performanti, ma ripeto, più ingombranti e più pesanti. Ultima cosa, controlliamo anche le sacche, sono arrivate integre. Solo in questo punto la parte esterna si è leggermente spellata, però il fatto che la sacca sia stagna lo si vede anche nella parte interna che è ancora come nuova, quindi si è squalcita la zona esterna, però la sacca è rimasta impermeabile e questo è quello che ci interessa. Come ben sapete potevamo proteggere questi bagagli con il classico cellophane all'aeroporto, però per fare quella protezione, se non ricordo male, siamo intorno ai 15-20 euro, e queste sacche non devono essere protette solo nel trasporto aereo, ma dovrebbero essere protette anche sopra la moto, quindi secondo me il gioco non vale la candela, perlomeno per il mio punto di vista. E per adesso possiamo dire che le protezioni hanno fatto il loro lavoro, cioè questo non è proprio il loro lavoro, però alla fine hanno protetto delle cose che per noi sono importanti. Ma ora passiamo all'unboxing più importante, e da qui, dall'imballo, potete capire il mio background da motociclista. Togliamo tutto lo scotch di carta, possiamo rovinare tutto anche perché in teoria non servirà più. Praticamente ho messo le protezioni sempre delle nostre tute nei punti strategici. Proprio qua sotto ci sono i supporti che si sono spezzati nella caduta. Montiamo tutto. Primo sacco protettivo andato. Avevo messo all'interno anche questo kit della Touratech che sarebbe il regolatore del cupolino, poi ve lo mostro nel dettaglio quando lo installiamo. Ma ora andiamo a prendere l'oggetto più importante per sistemare la Tenerona. Eccolo qua ragazzi,
acquistato in Giappone. Praticamente nella caduta si sono spezzati questi due supporti, quindi per sistemare la Tenerona bisogna smontare tutto il frontale, faro, faretti, il cruscotto della moto. È un po' un lavorone, ma assolutamente da fare per riportare la Tenerona come nuova, anche perché se lo stramerita. E comunque anche qua le protezioni hanno fatto il loro lavoro, perché se guardiamo nel dettaglio il supporto non sembra avere rotture. Ora tolgo tutto e andiamo diretti dalla Tenerona. Porteremo anche queste due cose, queste clip che servono per tenere questa copertura che, se ben vi ricordate, avevo incollato con il bicomponente. Portiamo anche 3 viti in plastica, sono M5 in plastica con il passo fine, servono per sostenere i riflettori. Una si era spezzata con la caduta. Poi tutte queste cose che sono dei supporti round mount e non solo, li monterò con calma qua in struttura nel garage. Mentre io ho unboxato, Sara si è preparata, prontissima e vamos! Busta della spesa per la Tenerona. Perro come vicino di casa. I perri qua in Sud America, come ben sapete, non mancano mai e sono i migliori del mondo. Sentite? Scala. Mattina come sei? È stanca? No, sto bene. Il jet lag non è pesantissimo perché il fuso orario è solo di 4 ore. La giornata, come potete vedere, è bellissima, la temperatura oggi è veramente ottimale. Benissimo, è maggio a casa nostra. Ora 20 minuti a piedi per andare da Kevin, quindi se volete mettervi in forma, questa vita ragazzi fa per voi. Speriamo di metterci in forma noi prima, poi ve lo diciamo. Mentre passeggiamo su questi viali, per un po' ci ricordano la Russia vedendo queste costruzioni, sembra assurdo ma è così. E vi dico con la massima trasparenza che ho un po' d'ansia, nel senso che fare questi lavori a casa, nel garage, forse c'era anche una dose di divertimento perché la passione è tanta, ma farli qua in questo contesto mi crea un po' d'ansia perché sono le mie cose, meno male le officine non sono abituate a mettere le mani su queste moto, e poi l'idea è che mi piacerebbe fare tutto da solo, perlomeno cercherò di fare tutto da solo, però vediamo, perché il supporto di Willy potrebbe essere fondamentale, perché ho bisogno di un trapano, ho bisogno delle punte per forare le valigie, ho bisogno di quell'attrezzatura che ovviamente è impossibile portarsi dietro in moto. Addirittura Sara si è ricordata anche la strada da ieri sera. Incredibile. Là in fondo alla derecha dovrebbe essere Willy, la scritta rossa Willy Motos, cancello sempre rigorosamente chiuso con recinzione abbastanza alta tra l'altro. Ora sposta un po' di moto e fa largo la Tenerona per poter lavorare. Stiamo appropriando di un'altra moto. Questa moto è eccezionale, già quando ci sali sopra è una bicicletta, però in questo caso bisognerebbe lasciare a casa la cameraman. La cameraman in questo momento sarei io. Questa è leggerissima veramente. Attenzione. Moto italiana. Willy dice la reina de las motos. Willy ci ha detto che questa è la regina della moto e sarebbe la moto di Beppe, che tra poco vedrete. Della police. Police uruguayana. Vino para la police y no se vendió a la police y quedó particular. Fu fatta quindi per la polizia, ma la polizia non la scelse mai, rimase 15.000 kilómetros particolare. de fábrica, es nueva. Bueno, vamos dalla Tenerona. Pesante. Déjala para aquí. Lasciala, Quella? È la más pesante. Forse Willy vorrà fare un po' il lavoro, vediamo ora. Collaborazione. Sí, tranquilo. Questo è mi regalo for te. Se puede pulir. Se può pulire. Io intanto contribuisco al trabaco. Claro. La Tenerona appena ci ha rivisto subito sala operatoria. Mi sarebbe piaciuto averla nella mia di sala operatoria, in garage, però l'importante è che il chirurgo sia sempre lo stesso. Queste sono le viti in plastica che vi ho mostrato prima, una si è spezzata a questo punto qua dall'altra parte. Qua dietro ci sono 2 spinette. Prima fiancata andata, sacchiamo il coprifaro.
questa la vede che si è spezzata perché si è ruotato tutto il supporto. Ok. Iniziamo a spogliarla, la più bella nuda o vestita, tenerona bella comunque. Bueno, acá tenemos al nuevo mecánico trabajando. Es el nuevo mecánico. Il nuovo dipendente. Ahí está. No, dipendente no. Iniziamo a distruggere tutto che l'avevo incollato. Ok. Ok, questo è il bicomponente, possiamo dire che tiene abbastanza. Per togliere il fanale togliamo anche i gommini. Esta me parece que no tenés que sacar. Esta no. La vite dentro. Ah, porque está dentro Sì. del. Sí, sí, ahora sí. Quindi la fiancata di sinistra l'abbiamo sganciata, il supporto si trova qua dietro, fondiamo anche il fanale. Perfetto, stacchiamo todo. ¿Esta es una caída? Una caída, sì, la moto se ne levantò. Togliamo anche la parte destra. Comunque ragazzi, come dico sempre, se riesco a farlo io, andate tranquilli. L'unica cosa che mi dispiace è che ogni pezzo che tolgo vorrei pulirlo, invece non lo posso fare. Ora dobbiamo staccare anche i fari perché sono ancorati al telaglietto. Togliamo anche il cruscotto. Esto está bien, non tiene problema. Por el cavo del segnalero. Ah, sí, está, después lo pegamos. Listo. Esto acá, una dos. Perfetto. Ok, ora togliamo queste due. Ok, uno e dos. Ok, ora tenemos che saccare i faretti. Praticamente abbiamo tolto tutto, bisogna togliere questa adesso. Questa tiene tutto il castelletto e poi i faretti con calma riusciamo a toglierli perché bisogna mettere una chiave dietro e il gioco è fatto ragazzi, semplicissimo. Com'è la tenerona così tutta bella spoglia? Dai, che queste cose qua non le posso vedere. Un po' mi fa male il cuore sistemarla in questa maniera, io a caso lo farei con calma, con tanto amore, però deve resistere e diventa una moto ancora più adventure, più globetrotter, più resistente. Ok, in teoria ora dovrebbe venire via tutto. Esatto, eccolo qua. Dai. Eccolo qua ragazzi, il pezzo incriminato. Quello che ora dobbiamo togliere i faretti. Togliere i faretti, bisogna bloccare i dadi dietro perché non vengono via. Lascia. Primo faretto andato, ultima vite e il pezzo Indiziato. ce l'abbiamo. Semplicissimo ragazzi. L'unica maniera per toglierli è mettere un po' di spray. Ok, anche il secondo è andata. Finalmente ce l'abbiamo fatta. È andato anche questo e anche questa ce l'abbiamo fatta ragazzi. Metto un po' di spray anche qua per manutenzione. In questo caso avrei messo un po' di spray silicone dappertutto, però non ce l'abbiamo. Andiamo a installare. Praticamente questa parte attaccata al telaio è la parte che sostiene tutto e che ha fatto ruotare un po' il fanale. Ora rimontiamo tutto cercando di centrarlo. Il pezzo è montato. Fase di recupero, la serramo dopo. Allora, i fanalini sta bien, ora iniziamo a serrare le viti laterali, anche perché le viti laterali ci centrano il tutto. Vanno fissate tutte le viti laterali. Se ve lo dice Sara ragazzi, potete andare tranquilli. Fidatevi. No, la cosa bella di Willy è che alla fine un po' mi ha capito e mi ha lasciato carta bianca su tutto e questa cosa l'apprezzo. Quindi posso usufruire della sua attrezzatura, anche se onestamente avrei tutta l'attrezzatura, penso o quasi, per potermi fare il lavoro da solo. Beh, Willy ti ha anche presentato il suo amico come il nuovo impiegato, quindi gli sei piaciuto. Nuovo impiegato, un corno. Minimo qua 50 e 50. Basta con farli impiegato dopo 21 anni. Quindi ragazzi capite benissimo che questa svista, un corno, questa caduta è costata abbastanza cara. Anche se, ripeto, il lavoro è fattibilissimo. Già è bello solido. Non mi copiate, non lo fate da casa, siate più precisi di me. Ok,
cruscotto tornato in posizione, e attacchiamo il cruscotto. Ok, mettiamo il gommino fuori, attacchiamo le frecce. Ok, le lampade di posizione bisognerebbe cambiarle, anche perché le avevo messe a LED ma non le hanno, quindi facciamo senza. Se vi ricordate, l'anno scorso non funzionava più il faro perché praticamente lo spinotto bisognava cambiarlo. Questo è il lavoro che mi ha fatto il meccanico di Salta. Il cavo l'ho sostituito per un richiamo nel 2014. Ho provato a portarmelo da casa, ma per qualche arcano motivo il meccanico italiano non è riuscito a rimediarmi il cavo, nonostante fosse un richiamo, e quindi ora vediamo con questo accrocchio che ha fatto il meccanico di Salta se riusciamo a sistemarlo, perché quando sono andato a staccare lo spinotto, invece di staccarsi lo spinotto si sono staccati tutti i cavi. Questo era il lavoro che aveva fatto, ora lo vediamo da vicino. Vamos all'installazione. I cavi sono passati. Per chi mi prende in giro che ogni volta che faccio video pipponi pulisco con la pezzettina, guardate come sono messo qua. Ora voglio vedere chi mi prende in giro, ma soprattutto voglio vedere chi sarebbe stato al mio posto. Scrivetelo nei commenti. Qua c'è il ripio della Patagonia, non so. Già inizia a cambiare aspetto, Queste mani possono essere piuma e possono essere ferro. questa maniera entra meglio. Lubrificate sempre e non pensate male come voi fate spesso. Ora l'enigma è questo, perché abbiamo il connettore che si era bruciato l'altra volta e io effettivamente non so i cavi, cioè questi qua dentro, come vanno. Faremo un po' di prove e vediamo. Che anche questo un po' si è ossidato, bisognerebbe avere un po' di spray ma non ce l'ho. Vedi che ha fatto Luis? Ha tagliato i fili, ha messo queste spinette nuove, non è un ottimo lavoro ma ovviamente non poteva far meglio. Tenemos un problema muy grande perché questa cosa proprio non mi piace per niente. Ora si è rotto anche, a forza di tirare, si è rotto anche la spinetta e qua non l'hanno la spinetta. Allora ragazzi, soluzione estrema, non mi piace minimamente, qua non si trova nada, connettore nulla di nulla. Provo a rompere la plastica per non tagliare i fili perché poi mi diventano troppo corti e andiamo a prendere il classico connettore degli elettricisti, poi ve lo facciamo vedere, quello si trova qua. Ora faccio una cosa che non ho mai fatto in vita mia, quindi sulla vita non si finisce mai di imparare, come dico sempre. Provo a rompere la plastica del connettore. Il problema è che poi bisognerà cambiare tutto il cavo che parte anche da sotto, ma questo penso che riguarderà se un giorno tornerà in Italia la moto, oppure andare su un'officina Yamaha in Cile e vedere se si riesce a prendere il connettore nuovo. In Cile si dovrebbe trovare. Nel frattempo io sono andata a prendere alla panaderia qui di fronte empanadas con jamón y queso. Vamos a provare. Ah, dimenticavo, ho preso anche dei dolcetti, più per Francesco che per me. Poi per me andiamo a riprendere il caffè. Invece a me girano le scatole perché il lavoro poteva essere finito, anche ben fatto, solo che questa cosa che non hanno nulla, attaccarlo alla meno peggio proprio non mi piace assolutamente. Ho tagliato tutto, ora proverò ad andare qua alla ferretteria perché mi hanno detto che hanno dei spinotti un po' diversi, ma Non sei soddisfatto? per niente. Qua l'unica cosa che si trova sono queste cose qua che utilizzavo a casa 20 anni fa per fare l'impianto elettrico, quindi la situazione è drammatica. Io ho tagliato la vecchia spinetta che tra l'altro era anche bruciata. Questo era il problema che si era verificato l'anno scorso, quindi per andare bene bisognava avere il cavo nuovo ma anche il cavo che parte dalla centralina. Allora ragazzi, dopo l'empanata, dopo circa un'ora, dopo non so quanti santi con cui abbiamo collaborato e un mal di testa enorme, comunque vi faccio vedere una cosa di cui mi dissocio. Oggi conoscete il Francesco che non è quello che già conoscevate dei video pipponi, però capitemi, sto cercando di fare il mio meglio. Ho anche acceso la moto dopo 5 mesi, è partita al primo colpo, però quello che vi faccio vedere mi dissocio perché è una cosa che non si fa, ma qua in Uruguay è la cosa migliore che sono riuscito a fare. Speriamo che duri e anche questo sarà un'esperienza che andrà a migliorare il nostro background, però ripeto, mi dissocio da quello che vi faccio vedere. Ho trasformato l'impianto elettrico da Tenerona nell'impianto di casa. Guardate che lavoro di fino, anche i cavi sono cortissimi, però ci siamo riusciti. Ora metto la guaina isolante, questa classica che nella ferretteria qua di fronte hanno, cerco di isolare tutto nella maniera migliore, poi montiamo il tutto e hasta luego. Ciao! Intanto c'è qualche passante che si diletta Gli amici ad ammirare i nostri Luigi. lavori e accendiamo la Tenerona insieme. Non abbiamo finito perché devo mettere l'alzacupolino, devo sistemare anche le valigie, i supporti le valigie, devo smontarli e rimontare i nuovi, però andiamo per gradi e accendiamo la Tenerona tutti insieme. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Ripeto, non è la prima volta che l'ho accesa, ma dopo 5 mesi è partita a primo colpo come se fosse stata spenta l'altro ieri. Ragazzi, questa moto è spettacolare. È
spettacolare. Questo è il lavoro terminato, ho cercato di isolarlo al massimo, ma soprattutto di scocciarlo bene, anche se lo spazio è poco, perché non mi fido tanto di questi cablaggi, in maniera tale quindi che speriamo rimangano serrati. Ora ricopro tutto con la guaina, chiudo tutto, poi andiamo a installare l'alzacupolino. Forse le valigie rimaniamo lunedì, perché si è fatta una certa. Lavoro terminato, anche le batterie della camera sono terminate, quindi abbiamo preso il telefono e ora passiamo alle rifiniture prima che io cada, perché sono stracotto. Mettiamo anche la protezione nuova, i rolini nuovi. Per chi non conoscesse il funzionamento di questo, ragazzi, è banalissimo. Se vedete questo pomellino, prima si inserisce, poi si preme il pomellino, si blocca. Per toglierlo bisogna ripremere il pomellino ancora più in profondità e viene via. Qui manca il logo del 3D Apason, non l'ho preso perché costava 26 euro. Quindi cara Yamaha, se vuoi supportarci ce lo mandi, altrimenti non ce lo metto. Però si potrebbe anche staccare da quello vecchio e poi incollarlo con un adesivo. Per oggi metto solo il cupolino, io sono stracotto ma al tempo stesso strasoddisfatto perché ho fatto il meglio che sono riuscito a fare. Se stavo a casa lo facevo meglio, capitemi, non è facile, mettetevi nei miei panni, scrivete magari nei commenti cosa avreste fatto voi a mio posto.